Sono Rosanna Marziale, chef del ristorante Le Colonne di Caserta e sono qui a Giallo Zafferano per prepararvi la mia finta carbonara allo zafferano. Iniziamo col tagliare la cipolla alifana. Mettiamo la cipolla alifana sulla piastra con dell'olio e lasciamo grigliarla. Leggeriamo dall'altra parte e aggiungiamo olio. Saranno pronte più o meno in 15 minuti quando saranno grigliate in tutti e due i lati. Nel frattempo possiamo mettere in infusione lo zafferano nel latte di bufala. Per chi non dovesse avere i pistilli di zafferano va benissimo anche in polvere. Allora diamo una bella mescolata, latte di bufala con zafferano per riprodurre che cosa? Questa finta carbonara. Mi sono divertita, per gli amici romani mi raccomando, a giocare un po' su questo nome sacro. Spostiamo dalla griglia le cipolle alifane. Andiamo a tagliare il guanciale di maialino nero casertano, detto anche pelatello, tipico della zona campana, in special modo del casertano, uno in quadrotti più grandi, l'altro più piccolo. Facciamo andare in un pentolino dell'olio con i quadrotti grandi e lasciamo sobbollire. Abbiamo tutto e possiamo preparare la crema. Iniziamo a filtrare il latte di bufala con lo zafferano. Inseriamo le cipolle, privandole del bruciacchiato in eccesso, perché altrimenti la salsa può risultare amarognola e anche più scura. Inseriamo guanciale in olio. Mi raccomando, prima di frullare tutti gli ingredienti devono essere fritti, sia cipolla grigliata che il guanciale in olio. Possiamo filtrare la nostra crema. Andiamo all'interno, così da farla scendere ben filtrata, senza residui. Facciamo tostare il guanciale di maialino nero casertano per farlo diventare croccante. E finalmente possiamo buttare la pasta. Spaghettoni di Gragnano, mi raccomando, i GP sono belli ruvidi, si sentono al tatto e poi dopo al sapore. Nel frattempo facciamo scaldare la crema. Aggiustiamo di sale e pepe, poco perché il guanciale ci ha scaricato già la sua nota sapida. Ovviamente scoliamo al dente. Possiamo impiattare. Metto un nido di spaghettoni nel piatto, guanciale di maialino tostato e la polvere di oliva caiazzana. Per ottenere la polvere di oliva caiazzana basta denocciolare le olive, infornarle a 70 gradi per circa un'ora e frullarle in maniera tale da passarle poi con un passino fine e ottenere la polvere. Assaggiamo? Certo che assaggiamo. Romani, vi aspetto.